Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Per la ricetta di oggi mi sono ispirata a due grandi classici dell'arte bianca italiana, la focaccia genovese e la focaccia barese. Il risultato è una focaccia straordinariamente alta e soffice, dal gusto e profumo mediterraneo. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare la nostra focaccia abbiamo bisogno di farina zero con 12 grammi di proteine, acqua fredda, lievito di birra fresco, zucchero, olio extravergine di oliva e sale. Come al solito tutte le quantità le trovate scritte in info box sotto il video. Iniziamo a far sciogliere il lievito all'interno del contenitore con l'acqua. Aggiungiamo anche lo zucchero e mescoliamo. Ora versiamo il lievito all'interno della ciotola. Cominciamo a lavorare con un cucchiaio di legno. Come vediamo che l'impasto comincia a cambiare consistenza, aggiungiamo il sale. Adesso aggiungo l'olio. E impasto a mano. Questo impasto ha un'idratazione del 65%. Io sto lavorando a mano e in ciotola. A scelta potrete decidere di lavorare sul piano di lavoro o anche in planetaria. L'impasto è morbido, però vedete come si stacca dalla ciotola? Ecco, arrivati a questo punto, quindi l'abbiamo lavorato a mano per 3 minuti, noi lo lasciamo rilassare, quindi lo copriamo così con un canovaccio e attendiamo 20-25 minuti. Dopo il breve riposo possiamo vedere che la struttura dell'impasto è già completamente cambiata, vedete? Ora noi lavoriamo per 5-6 minuti l'impasto sul piano di lavoro.
Vedete, lo giriamo di volta in volta e lo chiudiamo sempre su se stesso, così. Chiudendolo si allunga, vedete? E lo rigiriamo. Più si lavora questo impasto e più diventa bello. Guardate che cos'è. Vedete? Pur essendo morbido, perché vedete come si attacca alle mani? Però è davvero un impasto splendido. Io direi che ci siamo. Possiamo chiudere. Ecco. Prendo una ciotola pulita, la ungo con olio extravergine di oliva. E mettiamo l'impasto all'interno. Copriamo ancora la ciotola con un tovagliolo e alla temperatura costante di 24 gradi lasciamo lievitare l'impasto per 2 ore. Sono trascorse 2 ore e l'impasto, come potete vedere, ha più che raddoppiato. Abbiamo un impasto splendido a dire poco. Ora prendiamo una teglia. Questa è una teglia che misura 28 cm. Ungiamo il fondo e i bordi. Allora prendiamo questo impasto splendido e lo mettiamo direttamente in teglia. E a questo punto stendiamo. Niente di più semplice, vedete? Ora per continuare la nostra ricetta abbiamo bisogno di olio extravergine di oliva, sale, pomodorini, olive nere, io per praticità scelgo di mettere delle olive denocciolate e infine origano. Cominciamo a tagliare i pomodorini a metà, li strizzo leggermente e li affondo nell'impasto, così. A questo punto possiamo distribuire le olive. Ora mettiamo un pochino di sale. Origano. E olio extravergine di oliva. E adesso la dobbiamo lasciare lievitare così sul piano di lavoro per 30 minuti. E dopo l'ultima lievitazione noi siamo pronti per cuocere la nostra focaccia in forno statico preriscaldato a 250 gradi
per 25-30 minuti. Eccola qui, la focaccia con pomodorini e olive appena sfornata. Ora la lascio intiepidire leggermente e poi la tolgo dalla teglia. È ancora caldissima, ma guardate la sofficità di questa focaccia, è davvero straordinaria. E ora tagliamo uno spicchio di questa focaccia. E ora vediamo insieme che tipo di focaccia abbiamo ottenuto. È una focaccia dall'impasto leggero, davvero come una nuvola. Dovete assolutamente provarla. Semplicissima da fare, ma davvero gustosa. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia focaccia alta e soffice con pomodorini e olive nere sia stata di vostro gradimento, e se così sarà attendo un vostro like e, come di consueto, io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.